Per 30 anni, Roger Penrose ha sostenuto una cosa che la maggior parte dei neuroscienziati ha liquidato come impossibile. Non controversa, non difficile da difendere, impossibile, fisicamente impossibile. Ha detto che la tua coscienza, quella cosa che ti fa sapere che stai guardando questo video, che ti fa sentire te, non è prodotta dal tuo cervello nel modo in cui pensiamo. È un fenomeno quantistico. Qualcosa che emerge dagli strati più profondi della realtà. Per 30 anni la risposta è stata no. Il cervello è troppo caldo, troppo caotico, troppo biologico. Poi nel 2025 i dati hanno fatto una cosa scomoda. Hanno cominciato ad accumularsi nella direzione sbagliata. Sbagliata per chi lo aveva ignorato. Oggi non ti dico che Penrose ha vinto. Non è così, e sarebbe disonesto dirlo. Ti dico qualcosa di più interessante. Un'idea che sembrava morta sta tornando a respirare. Penrose non è il tipo di persona che puoi ignorare facilmente. È uno dei matematici più importanti del Novecento. Nobel per la fisica nel 2020. Non per la teoria sulla coscienza, ma per il lavoro sui buchi neri, con Hawking. Quando una persona così dice qualcosa di strano, almeno una parte della scienza deve fermarsi. La teoria si chiama ORC-OR, Orchestrated Objective Reduction. L'ha costruita con Stuart Hameroff, un anestesista dell'Università dell'Arizona. L'accoppiata sembra strana, un matematico fisico e un medico che studia il sonno artificiale. Ma l'anestesia, a pensarci bene, è forse il fenomeno più misterioso che esista in medicina. Sai esattamente quale sostanza usi, sai cosa fa a livello molecolare. Non sai perché spegne la coscienza. Hameroff lo sa meglio di chiunque altro. L'idea centrale è questa. Nel tuo cervello, dentro ogni neurone, ci sono strutture proteiche tubolari chiamate microtubuli. Sono minuscole, molto più piccole di quanto il termine faccia pensare. Penrose e Hameroff sostengono che in questi tubi avvengono collassi quantistici e che sono questi collassi a generare la coscienza. Non i neuroni, non le sinapsi, i microtubuli. La critica più seria è arrivata quasi subito e veniva da un posto difficile da ignorare. Max Tegmark, fisico del MIT, ha pubblicato nel 2000 un calcolo che è rimasto un verdetto per 20 anni. Il tempo di decoerenza quantistica nel cervello sarebbe di circa 10 alla meno 13 secondi, un decimilionesimo di microsecondo. Troppo breve per fare qualsiasi cosa. La decoerenza è il processo per cui gli effetti quantistici scompaiono quando un sistema interagisce con l'ambiente. Il cervello interagisce continuamente con tutto. Temperatura a 37 gradi, molecole d'acqua, segnali elettrici, vibrazioni. Qualsiasi effetto quantistico collassa prima di poter influenzare qualsiasi cosa. Per 20 anni, quella critica ha chiuso la discussione. Poi qualcosa si è mosso. Nel 2025, su una rivista peer-reviewed di Oxford, è apparsa per la prima volta nella storia questa frase. I microtubuli come substrato quantistico della coscienza sono sperimentalmente supportati. 30 anni di silenzio. Poi quella frase. Ma c'è qualcosa che devi sapere prima di tutto il resto. E non è quello che il paper dice. È quello che non dice. Il paper si intitola, tradotto, Un substrato quantistico nei microtubuli per la coscienza è supportato sperimentalmente. Quella parola, supportato, è scelta con cura, non provato, non confermato, supportato. In scienza la differenza non è stilistica, è la differenza tra una scoperta e un indizio. Su questo canale non le mescoliamo. Detto questo, è la prima volta che quella frase compare in una rivista peer-reviewed di quel livello, per questa teoria. Prima era semplicemente non testata, ora ha dati. Nello stesso periodo, un team dell'Università del Maryland ha condotto esperimenti su animali sotto anestesia. Hanno stabilizzato i microtubuli, rendendoli più rigidi con farmaci specifici, e hanno misurato il tempo di perdita della coscienza. Risultato: più stabili sono i microtubuli, più la coscienza resiste.
Orc-OR prevede esattamente questo. Se la coscienza dipende dai processi quantistici nei microtubuli, interferire con i microtubuli deve interferire con la coscienza. L'esperimento dice che succede. Ci sono anche studi del 2024 e 2025 che riportano correlazioni tra entanglement quantistico e stati di coscienza nel cervello umano vivo. Entanglement, nel cervello, mentre sei sveglio. PBS Spacetime, probabilmente il canale di divulgazione scientifica più rigoroso che esista, ha dedicato un episodio alla domanda «Penrose aveva ragione?» 3 anni fa, quella domanda non si faceva nemmeno. Nessuno di questi studi dice che Orc-OR è corretta, ma tutti puntano nella stessa direzione. Qualcosa di quantistico sta succedendo in un posto dove non avrebbe dovuto essere possibile. C'è però un problema che nessuno ha ancora risolto. E finché non viene risolto, tutto quello che hai appena sentito resta sospeso su una domanda senza risposta. Il problema è sempre la decoerenza. Tegmark non sbagliava i conti. Il cervello è davvero un ambiente terribile per la quantistica. Caldo, bagnato, attraversato da segnali in ogni direzione. Qualsiasi effetto quantistico dovrebbe collassare in tempi ridicolmente brevi. Eppure i dati continuano a mostrare effetti quantistici. Ci sono 2 letture possibili. La prima: stiamo misurando qualcosa che sembra quantistico, ma non lo è. Un artefatto sperimentale, una confusione di scale. Non sarebbe la prima volta che succede in questo campo. La seconda, e qui mi fermo perché questa è la parte che trovo genuinamente difficile da ignorare, è che nel cervello c'è qualcosa che i fisici non sanno ancora spiegare. Un meccanismo di protezione dalla decoerenza che si è evoluto nel tempo. Non è pura fantasia. Abbiamo precedenti concreti. La fotosintesi usa effetti quantistici a temperatura ambiente. Per decenni era considerato impossibile. Le molecole biologiche sono circondate da calore, acqua, rumore molecolare. Eppure, nel 2007, un team di Berkeley ha misurato qualcosa di inaspettato. L'energia luminosa catturata dai cloroplasti non viaggia verso i centri di reazione su un percorso lineare. Viaggia simultaneamente su più percorsi quantistici in sovrapposizione. La pianta prova tutte le strade contemporaneamente e sceglie la più efficiente. Un processo che la fisica classica non avrebbe mai potuto ottimizzare così. Funziona, e il meccanismo esatto è ancora parzialmente dibattuto. Gli uccelli migratori usano l'entanglement quantistico nelle molecole della retina per orientarsi. Temperatura corporea, ambiente biologico rumoroso. Eppure funziona. Se la natura ha già trovato un modo di proteggere la quantistica dal caos biologico, 2 volte, in sistemi completamente diversi, non è irragionevole chiedersi se non lo abbia fatto anche nel cervello. La critica di Tegmark non è confutata, ma non chiude più la porta come faceva nel 2000. Ed è qui che la storia smette di essere una disputa tra fisici e diventa qualcosa d'altro. Se Penrose ha ragione, c'è una conseguenza che nessuno ha ancora voluto dire chiaramente. La coscienza non sarebbe qualcosa che l'universo produce. Sarebbe qualcosa senza cui l'universo, nel senso fisico del termine, non potrebbe esistere. Considera cosa cambia se Orc-OR è corretta anche solo parzialmente. La coscienza non sarebbe un prodotto del cervello nel modo in cui il calore è un prodotto di un motore, uno scarico, un effetto collaterale dell'elaborazione. Sarebbe qualcosa che opera allo stesso livello dei processi fondamentali della realtà. Il collasso della funzione d'onda, l'evento per cui la meccanica quantistica fa emergere una realtà definita da una nuvola di possibilità, sarebbe direttamente legato alla coscienza. Non come metafora, come meccanismo fisico. Questo ha una conseguenza che è difficile digerire. La tua esperienza soggettiva, il fatto che ci sia qualcosa che si prova ad essere te, adesso, in questo momento, non sarebbe un'illusione che i neuroni producono per renderti funzionale. Sarebbe un fenomeno che avviene a un livello di realtà che ancora non capiamo del tutto. Il fatto che non lo capiamo del tutto non è una buona ragione per fingere che non esista. E poi c'è Wheeler.
John Archibald Wheeler non è un nome da YouTube. Ha lavorato con Bohr sulla fissione nucleare, con Einstein sulla relatività generale. Ha costruito il progetto che ha portato alla bomba a idrogeno e ha passato il resto della vita a distanziarsi da quella scelta. Ha coniato il termine buco nero. Alla fine ha fatto qualcosa che per un fisico di quel calibro richiede coraggio. Ha inseguito una domanda che la fisica formale non sa ancora come scrivere in un'equazione. L'ha chiamata universo partecipativo. Il punto di partenza è la meccanica quantistica standard. Un sistema quantistico non ha una posizione definita finché non viene misurato. Prima della misura esiste in sovrapposizione tutte le possibilità insieme. Al momento della misura, la funzione d'onda collassa. Una realtà emerge, le altre scompaiono. Wheeler ha spinto questa idea fino in fondo. Non solo i sistemi quantistici richiedono misurazione per definirsi, ma l'universo intero segue le stesse regole. Nessuna proprietà fisica è definita senza un osservatore che la registri. Gli osservatori non guardano la realtà dall'esterno come turisti dietro un vetro. Sono dentro il meccanismo. La realtà non li precede, la realtà emerge con loro. Ha immaginato l'universo come una risposta a domande non ancora formulate. Ogni atto di osservazione, diceva, è un bit di informazione che partecipa alla costruzione del reale. It from bit. La realtà viene dall'informazione. L'informazione viene dall'osservazione. L'osservazione viene dalla coscienza. Lo dico esplicitamente. Questo è territorio speculativo. Wheeler lo sapeva meglio di chiunque. Non è scienza consolidata, è una coerenza che inseguiva e che oggi, con OR-Core e i nuovi dati sui microtubuli, ha una forma più concreta di quanta ne avesse quando lui era vivo. Ma se la coscienza è il meccanismo del collasso quantistico, se quello che sei genera il momento in cui le possibilità diventano realtà, allora la coscienza non emerge dall'universo. L'universo emerge dalla coscienza. Prenditi un secondo. Oggi l'ipotesi di Penrose è sostenuta da paper peer-reviewed su Oxford Academic, esperimenti su animali, dati sull'entanglement nel cervello umano e una startup che cerca di misurarla. Quella startup si chiama Nirvanic, è canadese e sta costruendo un dispositivo per far interagire segnali cerebrali con un sistema quantistico. L'obiettivo è testare direttamente se la coscienza ha origine quantistica. Se funziona, sarà l'esperimento più importante nella storia delle neuroscienze, forse della fisica. Non sappiamo se funzionerà, ma il fatto che esista, con investimenti reali, fisici reali, aspettative misurabili, significa che la domanda non è più considerata pazza. 30 anni fa, Penrose ha detto una cosa che sembrava impossibile. Non ha ancora vinto, ma non è più solo. Ti lascio con una cosa sola. Se la tua coscienza fosse davvero intrecciata con la struttura quantistica dell'universo, se quello che sei, quello che provi, non fosse un prodotto, ma una parte del meccanismo fondamentale della realtà, cambierebbe qualcosa nel modo in cui vivi? Scrivimelo nei commenti, leggo tutto. E se questa domanda ti ha tenuto sveglio, iscriviti. Il prossimo video va in un posto ancora più scomodo.